Buon pomeriggio a tutti, bentornati sul nostro podcast Backstreet State of Mind, i Backstreet Boys spiegati male. Oggi è il turno del, forse il Backstreet Boy più amato e in generale, il biondino del gruppo, il Mr. Nick Carter. Vi ricordo, innanzitutto vi ringrazio per le visualizzazioni e i commenti, le interazioni sui social. Colgo l'occasione per ricordarmi che ci trovate su tutti i social. Instagram, X, TikTok, Facebook con la pagina con lo stesso nome e che ci fa molto piacere quando interagite con noi. Vogliamo creare una bella community, abbiamo in mente tante idee per tante belle cose e quindi, insomma, seguiteci. Saluto le mie socie, come al solito, Like Ale and e Mel. subscribe, come dicono gli influencer, like and subscribe. Like and subscribe, Mi esatto. raccomando, mettetevi gli altri, mettetevi Non c'era ufficialmente anche la cosa la la campanellina. campanella per essere avvisati quando... Sì, Siamo poco professional. sì, ma Poco dobbiamo professional. spiegare tutto male, quindi va bene. Esatto. Perfetto. Non solo il PSD. Comunque, ciao a tutti. Mel, dove stai? Sto qua sotto Nick, non si vede? Con la manina che ti fa da coroncina, è La mia bellissimo. coroncina, la Sembra che Carter Corona. faccia per in testa. Tra l'altro potremmo o non avremmo o non, non riesco a parlare oggi, il che è ottimo dovendo devo registrare un podcast. Possiamo aver provato a infilare le dita del naso a Nick oppure no? Questo Oppure no. lo No. lasciamo Non si... ai pa- E c'è Ale che dimostra come non abbiamo provato per niente. Non abbiamo neanche gli screenshot in realtà, quindi No, no, no. tutto... Allora, quindi il nostro Carter, cosa possiamo dire? Nicholas J. Carter. Nicholas Jean Carter, nato Appena il... pubblicato qualcosa, appena aggiunto la sua storia, così mi è venuta la notifica. Perfetto. Nato il 28 gennaio del 1980 a Jamestown, nello stato di New York, dove i genitori gestivano un bar, genitori Jane e Robert, gestivano questo bar chiamato Yankee Rebel a Westfield. Quindi lui nasce lì, i primi anni della sua Dentro vita. il bar? No. No, vabbè, ero in Bar, ospedale, sembrava, In realtà infatti. erano le È nato al Barnix, si spiegherebbero tante cose. Esatto. Lucille Ball è nata nello stesso ospedale ed è un'attrice famosa. Lucy, quella che I Love Lucy, mi pare si I chiama. love Lucy, sì. È un'attrice molto famosa. Allo stesso ospedale c'è nato Nick. Perfetto. Quando lui ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in Florida, L'84. nell'84, sì, nello specifico a Ruskin, che è un posto vicino a Tampa, per gestire una casa di riposo. Quindi Eh, proprio è nato già vecchio Nick, diciamo è così. nato dentro, proprio vecchio dentro. Come E, noi. 80s, 80s non è che sono gli anni 80, sono gli anni che ha lui, no, sto scherzando. Gli anni che si sente. 80 going on 45. Lì, chiaramente, in Florida nascono gli altri 4 fratelli di Nick, Ok? Bobby Jean, detta BJ, Leslie e poi i due gemellini Aaron e Angel. Posso dire una cosa? Eh, I genitori sono stati veramente cattivi però, Con la, perché? Perché? con la sorella BJ, perché BJ ha anche un altro Certo. significato e non dico che cosa vuol dire, ma è una cosa. Però vedi, cioè, io le penso e tu le dici, siamo una buona squadra. Cioè, povera figlia, cioè. Meno male che segnalo sempre che il contenuto non è adatto ai minori quando pubblico. Parental Ho capito, advisory. però dai, veramente un equivalente in italiano non riesco a trovarlo che non sia volgare, quindi No, ma Volgarissimo. lasciamo l'allusione. sì, andatevelo a cercare su Google. Passata. Aspetta, quanti minuti sono passati? Abbiamo già detto la prima. L'ho detta io, Pochissimi. grazie.
Ehm, dunque, vabbè, lui racconta, è abbastanza ehm, sincero, aperto quando racconta della sua infanzia, dice che non ha avuto proprio un'infanzia felicissima, è stata un'infanzia piuttosto dura perché i genitori litigavano continuamente, anche in maniera molto violenta. C'erano sempre problemi economici che insomma facevano scatenare questi litigi duri. Però tutto sommato lui aveva creato questa sorta di clan con i fratelli, no? Quindi cioè, bene o male si supportavano a vicenda e riuscivano ad andare avanti. Sai che lui cantava, si era messo, l'ha scoperto la mamma a cantare nel retro di casa sul ciocco di legno praticamente un albero tagliato. Lei cantava lì ai fiori, credo, non lo so, però cantava e ha scoperto che era brava a cantare e O così va. magari i vecchietti della casa di riposo. Ma può darsi, Sa. però lui dice questa cosa perché poi l'ha rimessa in uno degli indizi quando ha partecipato a un programma televisivo di cui parleremo dopo. Ehm, eh, Ok. e lei ne parla Sì, nel libro che ha scritto. come diceva Ale, la mamma si accorge subito del talento del figliolo e fin da piccolino gli fa prendere lezioni di canto, di ballo e quindi Nick partecipa a numerosi spettacoli, musical, talent show, pubblicità, tutto probabilmente anche con lo scopo di raccimolare dei soldi, perché appunto la famiglia non navigava nell'oro. Nick fa addirittura la comparsa in parecchi film, tra cui uno famosissimo che è Edward Mani di Forbice di Tim Burton. Questa notizia ricordo che era trapelata quando, vabbè, all'apice del successo dei Backstreet Boys e tutti avevamo visto Edward Mani di Forbice perché chiaramente era un film di quell'epoca. Ehm, Però ricordo che avevamo passato dei pomeriggi interi tentando di individuare, Madonna, allora non ero l'unica. ma figurati chi fosse dove fosse, no? Io l'ho Ma poi scoperto aspetta, anni e anni anche dopo. indietro, la prima parte, perché sapevo qual era il punto, che era quando lui va dentro la città, no? E passa del vicinato e c'è Nick che va sullo scivolo, ma è una cosa che, come dice Nick, lui non è che ha fatto la comparsa nel film, è stato sul set perché non si vede neanche lui. Sì, sì, è proprio una Bisogna roba proprio di sapere che è 30 lui. secondi. Sì, io The Blockbuster l'ho affittata 100.000 volte per vedere dove... Sì, sì. E quindi, vabbè, altra chicca di follia. Poi, vabbè, nel frattempo, chiaramente il nostro Nick va a scuola, come tutti i ragazzini, e una delle sue insegnanti di ballo organizza, insomma, mette insieme un gruppo chiamato Nick and the Angels. Ma è quello là che ha fatto, che gli hanno praticamente pubblicato il CD Sì, successivamente, che non è stato autorizzato poi da Nick. praticamente con questo gruppo si esibiscono a svariati eventi, tra cui, se non mi sbaglio, addirittura hanno aperto alcune partite dei Tampa Bay Buccaneers. Una squadra che non ti piace, vero? Io? No, No, per niente. assolutamente. Go Bucks. Ehm, Ehm, E, cantavano, insomma, cover di altre canzoni, insomma, di canzoni di artisti famosi, tra cui, per esempio, Uptown Girl di Bill Una a Withers. caso, che Ne l'hanno ho andata. citata una a caso, assolutamente. Chi mi conosce sa che è assolutamente citata a caso. Bravissimo. Ehm, Avevo detto che appunto lui partecipa anche a talent show e cose di questo tipo e in occasione di alcuni talent show, alcune audizioni, conosce le nostre due precedenti conoscenze. Tony Donetti. Eh? Tony Donetti. Esatto, il nostro Tony Donetti, o meglio con Howie, ed AJ. AKA.
E quindi in realtà questi si conoscevano perché effettivamente la scena musicale, insomma, dello spettacolo di Tampa e dintorni era, insomma, probabilmente abbastanza quella, tutti, eravamo tutti più o meno alla stessa età e quindi insomma, si conoscevano. Nonostante Terra Santa. Scusa, Tampa e Orlando sono la Terra Santa per me. Quando, Tampa e quando Orlando, stavo là, io camminavo e dicevo, sto toccando la Terra Santa. ecco. La Mecca. Ecco, capito? No, dicevo, nonostante tutte queste cose che lui faceva, perché comunque il cinema, le pubblicità, il gruppo musicale, cioè ci dà un po' un quadro di un ragazzino in qualche modo impegnato, no? Pieno cioè, di vita sociale, eccetera. Invece, nonostante questo, lui racconta di essere stato pesantemente bullizzato a scuola. Era un nerd. Che Perché lui era un vergogna. po' un nerd, poi lui era quello che appunto cantava, recitava invece di giocare a football e che anche suo padre, insomma, gli faceva un po' pesare questa cosa, no? Perché Sì, e poi dopo braccio ha mangiato con i suoi soldi. Bocca mia. Perché appunto lui avrebbe voluto probabilmente il figlio maggiore maschio, perché poi ha avuto una sfilza di femmine, escluso Aaron, che appunto fosse il classico figlio maschio, no? Di cui andare fiero, per cui appunto Ha football. anche avuto un altro figlio maschio dopo col matrimonio con l'altra moglie, l'ultima. Mhm. E quindi niente, lui è stato pesantemente bullizzato e per questo motivo a un certo punto smette addirittura di andare a scuola, preferendo studiare a casa. Ehm, Tanto questa cosa in realtà poi dura poco perché quando insomma l'ingresso nei Backstreet Boys poi di Nick è stato quando lui era molto molto piccolo in realtà, perché se già Jane aveva 14 e già era piccolo lui, Nick ne aveva 12. Un cucciolo. Piccino. Esatto, e la cosa che a me ha sempre fatto molto sorridere è che sorridere da una parte e dall'altra non ho mai in realtà capito molto bene, è che questa madre che, come abbiamo detto, aveva capito il potenziale del figlio e voleva, proprio detta fuori dai denti, sfruttarlo, Monetizzare. per Perdere. monetizzare, lo porta a fare un'audizione per il famoso Mickey Mouse Club di Disney Channel. Mickey Mouse Club che avevamo già citato nell'episodio di AJ, se non sbaglio, ma insomma ha sfornato artisti del calibro di Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, cioè gente di questo tipo. Lui viene, avendo talento, comunque viene preso immediatamente e gli offrono un contratto da $50.000. Ok. Che dici, non è poca roba. E nello stesso tempo, tra l'altro per una cosa sicura, no? Cioè il Mickey Mouse Club esisteva, andava in onda, si sapeva cos'era, eccetera. Certo, E era ha chiuso pochi famosissimo. anni dopo. Ha chiuso pochi anni dopo, però all'epoca sembrava Cioè, una cosa che trampolino di lancio per dovesse... tanti artisti degli anni 90, 2000. Esatto, Però ha chiuso perché non c'era Nick, secondo me, perché se ci fosse stato Nick magari sarebbe ancora in vivo adesso quello programma, ma ma non meglio poteva. così per noi. Ma Sì, sì, certo, Perché nello stesso decisamente. periodo lui fa anche l'audizione per i Backstreet Boys ed è qua che dicevo che la cosa mi fa strana, la mamma lascia scegliere a lui. per la Cioè, la prima volta. mamma lascia nelle mani di un ragazzino di 12 anni la scelta anche economica di un certo livello, no? Di se prendere o rinunciare a un contratto di $50.000 oppure provare con questo gruppo che per la gran carità era formato da Lou Pearlman, che insomma era un imprenditore famoso, però al momento non stavamo monetizzando per niente, cioè erano No, $50.000 era un po' un subito sapevo io. e il nulla, no? E il boh, forse diventiamo famosi. Sophie's Choice versione Nick Carter, Nick's Choice. Sliding Esatto. doors. Poi, egoisticamente parlando, a noi è andata bene
Ma pure a lui è andata bene. Scelta Ora giusta. lui, esatto, e lui ovviamente, come tutti sappiamo, sceglie i Backstreet Boys e quindi a questo punto anche lo studio a casa viene in qualche modo abbandonato. Nick verrà seguito da un tutor privato nei primi tempi dei Backstreet Boys e non arriverà però mai a prendere il diploma, cosa che riuscirà a fare soltanto nel 2013-2014, adesso non so esattamente la data, ma lo si vede in uno degli episodi, uno o due forse addirittura, degli episodi del reality I Heart Nick Carter, di cui parleremo più avanti, quindi poi scoprirete anche che cos'è questa cosa. Oltre a questo, questa è insomma la storia, La Nick storia. la Nick Story, towards the Backstreet Boys, no? Mentre per il resto, cosa possiamo dire del nostro carterone, come io lo chiamo affettuosamente? In Assolutamente mente, parlando. la carriera solista, Posso possiamo dire? La dire. carriera solista, sì, allora lui chiaramente è praticamente un tornado, cioè questa puntata potrebbe durare 3 ore perché Tante ore. ha fatto, fa talmente tante cose che abbiamo dovuto tagliare tantissimo perché sennò sul serio veniva una cosa improponibile. Allora, il suo primo album solista, Now No. or Never, Canzoni preferite? di quell'album lì, fammici pensare, vabbè, I Got You. Beh, sì. Sì. We got Mm, you, Nick. Always. e Ma mi cogli impreparata su sta cosa perché io Nick l'ho scoperto da solista in realtà recentemente, cioè sapevo che facesse cose da solista anche quando abitavo a Los Angeles, avevo visto gli annunci dei concerti a LA e non sono andata, cosa che non mi perdonerò mai, però devo dire che le canzoni sue da solista ne conosco non tantissime, ecco, quindi non saprei. Agaccio sicuramente è una dei cavalli di battaglia di Nick, quindi nel Perfetto. cuore ovviamente. I got you, ovviamente. Help me, va bene, però Sì. Do I Have to Cry for You? per arrivare, per arrivare a Quella quella. Who Needs the sì, World? Is the decisamente. World, anche Eh, molto carina. Aspetta, mi E devo a me ricordare. piace molto anche Heart Without a Home. Esatto, I'll Be Yours, sottotitolo è. Sì, bellissima anche sì, quella. molto Anche carina, Heart sì, Without sì, a sì. Home è molto E carina. poi a lui non piace, cioè lui si vergogna di questo CD. Come si Però vergogna? dice che non è orgoglioso del CD del Now and No, Never, che stupendo. secondo me non ci capisce niente perché è stupendo, veramente bello, Nick, mi piace molto. razzata di Nick Carter. No, che Eh, cosa sta dicendo? No, io ricordo per esempio che, allora, vabbè, tra parentesi, questo CD è circondato da un po' di gossip in qualche modo, perché praticamente era il periodo di Black and Blue, per intenderci, e i Backstreet Boys avevano in qualche modo chiuso con la loro etichetta discografica storica. E invece Nick decide di far uscire il suo CD solista con la stessa etichetta discografica che il gruppo aveva appena lasciato, generando insomma un po' di maretta con gli altri compagni perché che non hanno proprio apprezzato tantissimo questa No. mossa. In più, appunto, in realtà a livello interno tra di loro la cosa era concordata ed erano tutti d'accordo su questa cosa, ma quello che è trapelato all'esterno era che i restanti componenti del gruppo hanno iniziato a registrare il nuovo album senza di lui perché lui stava lavorando al suo album da solista. Cosa che tra di loro avevano concordato, nel senso che lui si sarebbe aggiunto successivamente, eccetera, ma quello che è stato venduto dai media all'esterno è stato ecco, Nick Carter lascia i Backstreet Boys per fare la carriera
come solista. fatto Justin Timberlake con gli NCAA. Esatto, paragonandola a Justin Timberlake che nello stesso periodo aveva fatto la stessa cosa, quindi era venuta fuori questa sorta di, non so neanche come chiamarla, campagna delle fan, no? Un po' contro questo CD da solista perché sembrava che fosse quello che segnava la fine, no, dei Backstreet Boys, cosa che invece, come Oh, sappiamo, we're still here. non è stato. E io ricordo nella fattispecie che non avevo comprato il CD, l'aveva preso una mia amica, e io ero un po' scettica, no? Perché per me era... Io non ero, lo sapete, l'ho già detto più volte, una fan sfegatatissima di Nick, no? All'epoca non amavo neanche particolarmente la sua voce, cioè andava bene, però insomma non era una di quelle voci che dicevo wow, fantastica. Ma ricordo che poi lei mi aveva passato il CD ed ero rimasta particolarmente colpita, cioè mi era piaciuto molto in realtà. E quindi mi ero detta, "Toh, guarda, ero scettica, in realtà ero partita prevenuta, ma in realtà è proprio un bel CD e quindi mi ero poi ritrovata negli anni successivi ad ascoltarlo volentieri, no? Eh, pur senza Gli altri quattro. non gli avrei dato 2 centesimi, ecco, Io insomma. no, avevo comprato anche il singolo, vabbè, ma io sono Carter Girl Forever, quindi Chiaro. proprio No. hardcore. E io invece avevo, insomma, ero così, ero scettica e invece mi è piaciuto molto, forse perché aveva un po' qualche sound un pochino più roccheggiante che a me Esatto. piaceva. Secondo me è lo stesso sound più o meno di Never Gone, Mhm. quindi Sì, mi piaceva molto, che è uno degli album che preferisco, quindi mi piaceva molto il sound dell'album. Guarda, di più di I'm Taking Off, che è quello che è uscito dopo. Sì, Anche la mia canzone preferita è di Nick, una delle mie preferite, diciamo la mia terza, così. Non lo so, vabbè, non ho fatto una classifica, però la mia canzone preferita in I'm Taking Off, che è uscito nel 2011, mhm. è... Madonna. Man on the Moon. Falling Down. Andiamo. Ok. E di preciso la versione fatta successivamente alla perdita della scomparsa della sorella. Lui ha cantato quella canzone, c'è su YouTube, andatelo a vedere un video live di lui che canta quella canzone, la canta con il cuore e ti fa commuovere, e dedicando appunto la canzone alla sorella. E quindi da là è diventata la mia preferita, anche se poi c'era una canzone che si chiamava The Great Divide, che parla di due amori lontani, no? Io vado a letto, tu invece stai iniziando la tua giornata, oppure dici il contrario, e io avendo il marito che stava in America e io in Italia, era un po', parlava di noi, no? The Great Divide. Ehm, Però no, quella canzone è troppo bella, quella Falling Down, stupenda. Io invece Taking Off non è il mio CD preferito, adoro Just One Kiss, Mhm, anche sì. queste che hai citato sono carine, però boh, nel senso mi lasciano abbastanza... Beh, I'm Taking Off, diciamo che io ho rivalutato la canzone proprio I'm Taking Off, no? L'abbiamo rivalutata tutti, Ragazzi, ha l'abbiamo suo perché. rivalutata tutti. Ma voi non l'avete sentita nel tour nel Who I Am Tour? Non l'ha fatta nelle date di Milano e Vienna, però. No, No, ovviamente io non c'ero, quindi, cioè io c'ero a Vienna, quindi non l'ho sentita. Ma l'ha fatta a Zurigo invece, invece io e una nostra amica siamo state a Zurigo quando l'ha fatta, per me è stato un momento molto spacey, nel senso che sta facendo questa canzone e non sapevo che non la facesse regolarmente, quindi quando poi l'ho vista a Milano ho detto dov'è la canzone, dov'è I'm Taking Off, perché non c'è? E quindi, E però, tra quella l'altro ragazza che ce la l'ha fatta è stata setlist ha Zurigo. saltato un paio di canzoni quando a Vienna. Sì, anche tra l'altro. Sì. Probabilmente stava svenendo, povero uomo, nel senso per il Lasciamo caldo che c'era, gli perdere. è passato proprio di mente. e appena arriviamo a parlare del Who I Am Tour, parleremo anche della simpatica data di Vienna dove noi tre ci siamo conosciute e contro ogni pronostico siamo sopravvissute anche. Tutte perché siamo qui. Sì, non ci avremmo giurato, per alcuni Affari a momenti. botte, no, affari a botte, No. a botte era E quindi dicevamo I'm Taking Off 2011, tra l'altro è stato un CD rilasciato prima in Giappone, così. infatti Ken me l'aveva regalato per San Valentino, me l'aveva fatto arrivare dal Giappone.
Che Che cuore! Ma carino! sì, infatti adesso Un cuoricino a Ken. sì, Sì. ogni tanto. No, scherzo. Poi nel 2009 fa una canzone, fa un duetto con Jennifer Page, Beautiful Lie, Oh, dai. che è molto carina. Sì, quella è carina. E nel CD, l'ha messa poi nel CD, I'm Taking Off, almeno nella versione che ho io, quella giapponese. Ok, sì, 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 beh, perché è precedente, però appunto l'ho citata perché era una cosa Il video, particolare. hanno fatto il video, era proprio un bel singolo. Sì, carino. E poi nel 2014, in seguito al tour congiunto dei Backstreet Boys con i New Kids on the Block, Nick scopre di andare particolarmente d'accordo con uno dei componenti dei New Kids on the Block, Jordan Knight, e i due decidono di fare un album e un tour insieme. Quindi nasce questo Nick and Knight, dove appunto cantano una serie di canzoni insieme e fanno anche il relativo tour. Mhm. Ecco, se io posso dire la mia, questo è un album che per me può essere tranquillamente dimenticato, nel senso che non Dimenticabilissimo. Io non so, io l'ho credo comprato, ci sia. Boh, credo. Non l'ho comprato fisicamente, è l'unico che non ho. io Devo. l'ho ascoltato vabbè, sulle piattaforme, credo che tra tutte le canzoni ce ne sia boh, una che mi piaciucchia, ma non quelle cose da dire No, aspetta che che bella, la voglio controllo. proprio ascoltare, no? Perché non mi ricordo proprio, non mi ricordo, il che è strano perché di Nick so anche a momenti, Codice fiscale. ecco, vabbè, quello è facile, fai il codice fiscale su Google e te lo dà. No, so di tutto e di più, vita, morte e miracoli, di tutto, colore preferito e cose, ma non mi ricordo assolutamente, ecco, su Wikipedia, le canzoni che ci sono in Nick and Night, non me lo ricordo proprio. Mi ricordo il tour, però, quello sì. Il tour che nessuna di noi purtroppo ha visto live, ma Purtroppo io del l'ho quale quasi ci sono visto. numerosi video su YouTube, è particolarmente interessante perché oltre alle canzoni dell'album, i due facevano anche altre canzoni, tra cui Ale. Pani. Andate a vedere su YouTube oppure aspettate che lo mettiamo noi il video dell'esibizione di. Sì, stavo dicendo Ken, scusate, lapsus freudiano, quello è mio marito, ehm, che balla a Pony e praticamente vorrei Vietato ai essere minori di 18 tanto, Molto. anni. vorrei tanto, e poi perché poi lui dice anche usate la vostra immaginazione mentre poi si mette a ballare e diciamo che le ovaie scoppiettano come popcorn, Che capito? brutta immagine. Capisci? Dolorosa. Sì, diciamo che quella performance a noi Nick Girls ci ha letteralmente squagliate come delle candele al sole perché l'immaginazione viaggia, ragazzi, proprio su un pony, l'immaginazione c'è, cavalca e Nick allo stesso tempo lascia poco spazio all'immaginazione, ma anche ti dà spunto per un sacco di cose. Quindi, se non avete vista questa performance, Andatela a è vedere. imperdibile, Noi imperdibile. magari metteremo magari una piccola clip sui social, così se non avete Assolutamente. voglia di andare a cercarvela tutta, avete Che un. cosa abbiamo scoperto dei social? Ele che tira più? Ah, E questa sì l'ho coniata io, che tira più un pelo del Carter che giorni e Che... giorni di social media managing serio. Quindi abbiamo scoperto che Nick comunque è una cosa interessante, un addition Esatto, però interessante ai nostri scusa, social media. gradirei avere anch'io il mio momento razzata, perché dopo Razzata. questa, esatto, ci tenevo. Ok, poi ultimo album, ultimo ad oggi album Tun. Tun. da solista, che è anche il mio personalissimo preferito, All American del 2015, nel quale fa anche un duetto con Avril Lavigne su Get Over Me. Adoro. Non ti piace? Avril Lavigne purtroppo no. Allora, Avril, vi racconto la storia. Praticamente io stavo con questa ragazza alle medie, tipo,
se tornano i conti o i conti tornano. Non lo so, comunque stavamo insieme e lui era innamorato di Avril, per cui per me era proprio, cioè, ci mettevo una croce sopra, non voglio sentirlo nominare, non voglio sapere dove sta, niente. Io la odiavo. Poi crescendo un po' è passata la cosa, però quella sensazione di fastidio, sapendo anche che ha cantato con Nick, cioè aumenta, capisci? Non è che diminuisca. Quindi la canzone mi piace, ma lei meno. Niente di personale, Io però adoro non... oddio, oggi non mi vengono in mente le cose. 1999, cioè quel video è spettacolare. Il Spettacolare, sì, video di tanta roba. 1999 è bellissimo, tra l'altro cioè, è bella, proprio bella anche la canzone. Io trovo che quell'album abbia proprio una serie di canzoni belle, Sì, divertenti. esatto, molto light-hearted, quindi non è Esatto. pesante. E poi c'è anche la mia preferita in assoluto I della Will vita, che lui Wait. non fa mai, ma I Will Wait, io la adoro. E è una ninna, Bellissima. è stupenda quel video. Io mi ricordo la prima volta che l'ho sentito ho pianto come una bambina, roba che io sono molto dura, però non lo so, non sono soft, non c'ho la lacrima facile, E tra però l'altro non dice niente di che la canzone di per sé, cioè il nel senso video, non ha il video era, sì, il video era abbastanza toccante. Dopo All American, di cui chiaramente ha fatto tour e quant'altro, e io ho perso perché non mi era arrivata la green card, era All American, perché ah, era quello, ok. sì, Ha fatto, cioè non abbiamo più un album intero, abbiamo però tutta una serie di canzoni che sono state fatte. Cito soltanto le più recenti per non dilungarci troppo. beh, Ehm, scusa, ce l'ho qua una Esatto, una è 80's Movie, di cui Ale che adoro, fa promozione con la felpa. Hurts to Love You, scritta in onore del fratello Aaron, che è mancato nel 2022. Sempre del 2022, Superman, dedicata alla sua famiglia. Che è Molto, una delle mie preferite, quella stupenda. bella. Un'altra che io adoro, per esempio, è Made for Us, che ha dedicato invece ai fan. E l'ultima in ordine cronologico è Never Break My Heart. che adora mio figlio perché c'è il video. Tipo Sì, videogioco, sì, che sì, invece Tipo sì. io, per videogioco, esempio, come canzone non... A me piace più quella che stabile. A te piace più... Made for Us. mi piace più Never Break My Heart, Mm? forse perché l'ho sentita, perché Jaden prendeva il cellulare e voleva vedere il video. Mhm. Ma con Quindi grande tristezza, però più di Made for Us. Invece a me Made for Us piace un sacco perché ha l'inizio, soprattutto ha un po' di vibes, o forse le sento solo io, però ha un po' di vibes stile Never Ending Story, Beh, anni 80. per cui io ho questo amore viscerale per il libro, per il film, per la canzone, per tutto. Datemi qualsiasi cosa che c'entri con Never Ending Story, io sono la bambina Tranne felice. Artax. Tranne la morte di Artax, esatto, quella è il più grande Però trauma l'ha fatto della mia vedere il primo infanzia. video, l'ha fatto vedere a Jaden. L'abbiamo fatto vedere poco tempo fa e praticamente è stato tutto il tempo a chiedermi di Artax. E beh, giustamente, Ma the horsey! E poi dopo, giusto. alla fine, quando ritorna, no? Spoiler, quando ritornano tutti quanti, è stato Spoiler, io spero che bellissimo. tutti coloro che ci ascoltano abbiano visto 40 quel anni Quando devi fare dopo. un po' di cultura generale. esatto. Come stavamo dicendo prima, nel 2023-2024 Nick si imbarca nel suo tour più recente, il Who I Am Tour, prima con una leg americana, poi con una lunga leg europea estiva Hai e appena poi di detto una nuovo lunga con... leg. Eh? Hai appena detto una lunga leg, molto porno questo commento, non si fa. Sì, va bene. Ragazze, cioè, Chiedo family friendly, eh? scusa. D'altra parte è la puntata sul Carter, quindi cosa ti aspettavi? Quindi, Ehm, Tante e razzate. poi di nuovo con una leg americana autunnale. Adesso
cioè, ha già iniziato, insomma, Sta e in sta Cina? proseguendo la Lega Asiatica, Mhm. quindi Adesso sta in Cina. Cina, Giappone, No, 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 India. no, proprio in questi giorni sta in Cina. Sì, 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 no, però dicevo, Ah, passerà per Cina, India. Giappone, India, Vietnam, forse, insomma. Filippine sicuro perché è molto popolare là. Esatto. E noi appunto, noi tre ci siamo conosciute, cioè, ci siamo incontrate, beh, con Mel proprio No, conosciute. con me ci siamo conosciute davanti all'entrata della venue. Per Esatto, caso. perché sia io che Mel abbiamo la vescica grossa come una monetina Resta di così. euro. È vero, E poi siete andate da Subway, entrambe. Vi siete conosciute da Subway? McDonald's. Era McDonald's, McDonald's. Ah, perché McDonald's, avete attraversato... Sì, è vero, io stavo fuori a aspettare. Avete attraversato... Abbiamo attraversato... Sì. sì. E c'era Subway là che aveva il bagno, che Mm. poi è dove è passato Nick per uscire. Che poi abbiamo scoperto dopo, ma vabbè, insomma. E quindi sì, ci siamo conosciute lì in questo concerto caldissimo, in questa pseudo discoteca piccolina, in cui Senza aria pensavamo di morire, condizionata. in cui abbiamo addirittura chiesto disperate a Mike di far accendere l'aria condizionata e lui, ancora più disperato di noi, ci ha detto che non c'era l'aria condizionata. Io mi ricordo solo che c'era il ventilatore che aveva Zu, che ogni Sì. tanto mi mandava qualche folata di Un vento. Io filo stavo là, d'aria arrivava. ti Quindi siamo prego, sopravvissute a questa follia, tra l'altro atmosfera resa ancora più calda in un momento specifico il sipario. quando Ragazze. il nostro, lo racconto io perché le due, se ci pensano, non sono in grado No, di non gestire riusciamo il a mettere due problema. frasi in fila, cioè No? no. Praticamente durante uno dei cambi d'abiti, insomma, di scena, di abiti di scena, non c'erano dei veri e propri camerini, quindi Nick si cambiava a lato del palco, no? E insomma, non avevano tirato la tenda sufficientemente bene. E quindi, cioè adesso chissà chi ci ascolta e chi ci vede che cosa pensa, no? Abbiamo visto, tenetevi ben i bicipiti del Carter perché aveva la canottiera. La E canotta da Fantozzi, capito? Però la canotta della salute, maglia bellissima. della salute fondamentalmente, no? Beh, E Che salute. poi chissà se avremmo potuto vedere altro, ma non lo quello sapremo che abbiamo mai visto. perché la prima fila a lato destra ha piantato un urlo talmente forte, penso di avere ancora un pochino di problemi di udito da questo lato perché avevo Mel di fianco. E, e quindi poi Mike si è accorto È del stato un problema goal. e ha Visto tirato la Mike che ha testa. fatto Op! E niente, e la cosa si è conclusa lì. e noi Ma la oh, cosa oh. interessante qual è? Perché Nick non è che faccia vedere volentieri le sue braccia, perché lui è un po' self-conscious, no, del suo corpo, non è sempre felicissimo magari del suo peso, sappiamo che spesso va un po' su, va un po' giù e quindi lui non ha questo grande interesse a farsi vedere con una canotta, con un tank top. Quindi per noi è stato proprio un regalo voluto dagli dèi, nel senso Sì, che era proprio un preso momento. l'atmosfera calda Cioè, proprio. già stavamo crepando, io col ventaglio di Ele, che ero lì così con la bottiglietta dell'acqua sui Ma vi ricordate capelli per che sopravvivere. portavano l'acqua, quella dal sapore schifoso, che c'era qualcosa Sì, dentro, elettroliti terrificante. probabilmente, ma faceva veramente schifo. A me Sì, una sì. cosa Però faceva talmente caldo che la bevi lo stesso, perché no, cioè, io non Stava l'ho bene buttata. tutto. Ho preso un sorsetto e l'ho buttata, l'ho messa per terra, non l'ho buttata, l'ho rimessa per terra, poi non lo so, sarà andata da qualche parte, ma Era- passavano in continuazione, sono stati veramente gentilissimi. Ma Però, ragazzi, ma vogliamo uscire un attimo i nostri fantastici cappellini del North merci. Carolina? Io non me lo metto in testa perché ho già la cuffia, però questi, per chi No. non lo sapesse, sono stati gadget pagati come, non lo so, come loro, di un sito. ma tu Quindi non hai adesso pagato provate per questa. questo, tu hai pagato per annusare il natural scent di Nick. No, ti spiego io. Io ho pagato per questo e la borsetta e poi c'era gratis la foto di Nick. È così che funziona. Quindi tu ordinavi questi cappellini e gratis c'era la foto con Nick. Ah, Tra ok. l'altro io ce l'ho anche qui la foto con Nick a Milano, non so se si vede. Si vede solo lui, va benissimo così. È stata
stampata su un pezzo di legno, stupenda, sì, sì, questo è il No, io mio ce l'ho nascosta vintage. nel mio comodino perché se la vede marito e figlio si arrabbiano perché Non dicono che non puoi, è ma fidanzato. Tu ce l'hai anche da fare con i diamantini, tra l'altro. ecco, tra l'altro al mio compleanno Ele mi ha fatto uno dei regali più belli mai ricevuti, che io sono appassionata di Paint by Diamonds, che sono queste cose fatte per chi ha la pazienza proprio di platino, dove prendi un diamantino di plastica per uno e li metti e crei questi dipinti. E Ele mi ha stampato la mia foto con Nick, che quando finirò la tesi farò, che è stato un momento, ho pianto io al ristorante, ho detto, oddio, questa cosa è stupenda, quindi è Ma proprio guarda, una sì, cosa unica, sì, È una stupenda. di quelle cose che a parte che non ho la pazienza, ma tanto a casa mia non potrei mai fare perché i diamantini verrebbero sparsi in giro dalle zampe Sì. pelose delle mie gatte e quindi è completamente inutile. del La figlio. foto alle mie spalle, dico Sì. qui, insomma, se mi sposto magari si vede anche, no, non c'è No, scritto. tanto c'è scritto Sun, quindi Ok, perché Sun. A Nick piace prenderci per i fondelli. Esatto, Sun. Sun. E dovrebbe essere la nuova uscita da solista di Nick. Non sappiamo se si tratti dell'ennesimo singolo o finalmente di questo album che insomma, di cui ci sta Dio parlando vuole. da un anno e mezzo più o meno. Comunque questo Stages, che dovrebbe uscire, come dice lui, soon. Sun. Ma tutti sappiamo che il soon di Nick non corrisponde al nostro soon. E quindi Vi ricordate che a lui e Mysore ha detto quando gli hanno fatto la domanda che l'album uscirà presto e non presto come intendo io, ma più, ecco, esatto. sì, Trazzata del Questo carterone, era perché l'ennesima questa è proprio razzata del stata quanti per carterone. i fondelli e Jay che dice l'annuncione a palese. settembre e non è successo. E Eh, Jay nessuno lo Niente. ascolta più ormai. È l'album l'unico. Soon. Quindi Nick, tra l'altro io ho fatto un friendship bracelet che c'è scritto Soon, dove c'è scritto Soon e non lo darò mai a nessuno perché quella là è Nick, è proprio il suo emblema. Nick in una parola. Sì, Soon. Esatto, mentre cos'altro possiamo dire del nostro Carter? Allora, oltre a cantare, il nostro Carter ha fatto un sacco di altre Film. cose. Per esempio, ha fatto l'attore. Su questa cosa è molto più ferrata Ale, quindi lascerei parlare lei. Vabbè, attore. Lui ha fatto attore e regista in alcuni casi. Mhm. Ha fatto dei cortometraggi, The Pennant, mi pare si chiamasse, che credo che sia su YouTube. Ha fatto Dead Seven, dove ci sono Howie e Jay. Tra l'altro la performance di Jay è fantastica, è mitico in quel Sai che film. non sono mai riuscita a vederlo? Io ho il DVD, se vieni da me te lo faccio vedere. Vieni? Sì, no, aspetta un attimo che salgo in macchina e arrivo in Ungheria. È lì, è Vabbè, dietro. oh, aspetti un anno, Dietro l'angolo proprio. l'anno prossimo A questo punto quando verrò in aspetto, quando Italia. ci vediamo lo vedremo. Quando ci Quindi vediamo questo lo film, porto, dove sarà? Dead Seven in cui praticamente è uno scenario apocalittico, zombie, western, dove sì, c'è sì, Nick che interpreta questo Jack, gran bel pezzo di figo, e c'è anche la moglie nel film. dovrebbero essere, se non sbaglio, un gruppo tipo di pistoleri, no? Quindi un mondo Sì, colpito Pensavo da facessi pistola. un'apocalisse tra l'altro zombie. ci sono vari membri dei boy band. Sì, sì, me li sono segnati. Joy Allora, oltre a AJ e Howie, ci Fatone. sono Joy Fatone, Kirkpatrick degli NSYNC, Tanto a me non mi entra in testa quel nome, quindi è inutile. alcuni membri degli O-Town e dei 98 Degrees, e poi c'è la moglie, Lauren. Sì, Lauren che fa Serene. Mm, Che Eh, cast, ragazze, che cast. Tra l'altro la moglie era incinta di Odin, nessuno lo sapeva, non lo sapeva neanche lei. È rimasto, insomma, più o meno in E quel tra periodo. l'altro ho scoperto che lui ha contattato praticamente la stessa troupe, diciamo, no? La stessa produzione di un film cult, spero che voi l'abbiate visto, Sharknado? perché se non Sharknado. Certo che l'ho visto. Ovvio. Cioè, come si può non aver visto Sharknado? Eh, Esatto, razzata. Cioè, è il film razzata più bello di tutta la storia dei film razzata, perché, È cioè, talmente brutto che è che è che bello. quasi bello. bello. Esatto. Ma Guarda, io, io ecco, io direi qua ho una domanda. di Perché io mi chiedo, quando escono ste razzate, no? Cioè, c'è stato tutto un processo, qualcuno ha avuto l'idea, ok, facciamo un film dove praticamente piovono squali, wow, bellissimo, mai visto, ok.
Poi è andato anche, cioè qualcuno ha ricevuto questo script sulla scrivania, l'ha letto e ha detto questa è una buona idea. Secondo me erano Dopodiché tutti pazzi. hanno fatto casting, hanno trovato un director, cioè è un processo che E non è poi che dici da un c'è giorno all'altro mi sveglio, no? Beverly Hills, l'attore di Beverly Sì, Hills, sì, Ian, non mi ricordo il cognome, eh, con la Z. Ian. sì. INZ. Ma cioè, ragazze, cioè, non è una cosa da poco, nel senso potremmo provare anche noi a entrare a Hollywood facendo le cose così, piovono nei Ma cacci, Allora non noi ce so. l'abbiamo ci studiata. aggiungo di più. Ne hanno fatto uno, poi ne hanno fatto il secondo, Due, e la tre, Vai, follia aumenta. Io non so se voi li avete visti, ma io il io sono primo sono l'ho al arrivata tre. tipo al quarto, forse, dove tipo, non lo so, ci sono i salti temporali, vanno nel futuro, c'è delle robe che tu dici, eh? Che Eh? non secondo me hanno usate. ampiamente fatti. Sì, ma che Proprio, in confronto Paura e Delirio a Las Vegas, cioè sembrava quasi normale. Niente, sì, sì. c'è presente i film che facevano tipo Scary Movie, che Mhm. erano le parodie dei film dell'horror, Sì, oppure Epic Movie? Ecco, peggio. sì, Secondo sì. me io mi Molto metto peggio. i guanti a C'è da fare... dire che per Dead Seven, Nick, allora, beh, lui se l'è scritto, eccetera, e l'ha prodotto anche, ma ha fatto finanziare tramite crowdfunding. Ah, sì. Sì, Quindi, cioè, la gente gli ha anche dato dei soldi per fare Ti ha questa cacciato la cosa. grana. e devo dire, io sai che adoro Nick, però diciamo che l'attore non è proprio il regista, non è proprio il regista forse, ma l'attore non è il suo forte, ecco. Non Meglio che particolarmente. with the singing part, ok? Mhm. Sì. Che rimane... Perché poi fece The Hollow nel 2014, mi pare, no, 2004, scusa. E Ha qua fatto si era The Hollow con Kylie Cuoco. poco, sì. Ammesso che si pronunci così? Non mi Lei ricordo dice come Cuoco. Cuoco? è Ok. poco perché è italiana, parla come Per me una è Penny, poco. capite che, cioè, Penny di The Big Bang Theory, Penny. che tra l'altro lui aveva fatto anche un altro reality, sì, reality, un altro show televisivo con lei dove Nick faceva il batterista, era Eight Simple Rules, 8 regole semplici per uscire con mia figlia, veniva era, andava in onda anche in Italia su Rai 2. mm. E c'era Ma anche puntata con Nick, poi vabbè, Sabrina Vita da strega con tutti i ragazzi. Quella me la ricordo molto bene, Sì, sì, io l'ho molto. registrata, cioè stavo là così aspettando. Rewind. Anzi, col Ma mio parlando Philip di Nick Combi. in TV, io so che Ale ha una foto da farci vedere e una storia da Allora, raccontarci. Nicholas intanto che lei la cerca, io vi racconto Jim, di un'altra cosa, no? Perché oltre a vari TV show, lui ha fatto anche dei reality. Il primo è stato nel 2006, e si chiamava House of Carters, dove c'erano tutti e cinque i fratelli Carter, quindi lui più gli altri i suoi fratelli, riuniti tutti in una casa in California, dove lo scopo doveva essere quello appunto di, insomma, fare, riallacciare i rapporti e quant'altro. Questo invece viene da quel reality di Il cui avevamo parlato prima, I più Heart My bello di Carter, tutti. che era un reality del 2014 fatto con l'allora fidanzata, adesso moglie Lauren, mentre praticamente pianificavano il matrimonio. E merita di essere visto anche fosse solo per questo reperto Questa fotografico che scena. ci ha dato. Sì, Nick che si fa la anche ceretta, perché era? la calza bianca, ragazze, cioè il perizoma blu osceno, che Ma vabbè, non dato, discutiamone. gliel'avevano dato? Gliel'avevano dato? Com'è? Il perizoma gliel'hanno dato. Gliel'hanno Ah, dato il ok. perizoma, è quello là, si doveva fare la ceretta prima del matrimonio, credo. No, Non lo No, so. no, 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 qua era, gli hanno Non è che fatto, doveva fare la lo ceretta. ricordo benissimo, è Non so. andato in questa, lui aveva la fisima, come diceva Mel, della forma fisica, no? In quel periodo era particolarmente accentuata dal fatto che Si doveva sposare? Lauren, la moglie, di cui poi vabbè, vi diciamo un paio di cose dopo, ehm, anche no. di mestieri faceva la personal trainer, no? Quindi aveva insomma
forma fisica invidiabile. E lui, insomma, si era messo in testa. Allora, il reality è molto carino di per sé da vedere, molto, molto buffo. Ci sono delle chicche, tra cui quelle in cui, non so, Nick che non sa fare la lavatrice, cioè Nick delle che non cose sa cucinare. notevoli. Quando doveva cucinare il tacchino per... Quando doveva cucinare il tacchino che l'ha messo, che la ricetta diceva turn it on the other side, e lui l'ha proprio, cioè, capottato, no? Tipo, invece di girare la teglia, cioè delle cose veramente bellissime. Ma a parte questo, a un certo punto lui voleva perdere del peso, cioè voleva dimagrire, no? Allora inizialmente Loren lo porta in palestra con lei, lo porta in palestra con lei, ma il nostro Nick c'ha un po' il culo pesante, no? I feel you, Nick, I feel you. In più si becca male perché in palestra c'erano tutti questi palestrati, ovviamente, amici di Loren, quindi lui diventa geloso, poi non ti piaccio più, ma gli pianta su delle scene che a me fanno molto ridere, ma del tipo, c'è questa scena, la ricorderò sempre, lui nella doccia, mi spiace, non si vede niente, ve lo dico già subito, e lei fuori con lui che gli dice, tipo spanna un pezzettino del vetro della doccia che gli vedi solo la testa, no? E inizia a fargli le paturnie, tipo, no, perché? Ma tu mi ami lo stesso, anche se sono grasso, anche... cioè delle cose tipo da sedicenne, Nick, uno di me, cioè come me. paranoia, no? Noi. Stessa E, paranoie mie. a un certo punto la moglie, probabilmente, cioè, con due balle così di sentirlo fare ste menate, lo prende e lo porta in questo centro estetico dove gli propongono svariate Era la opzioni. cosa col No? ghiaccio. Eh? Era la cosa del ghiaccio, Gli propongono varie cose, tra cui appunto gli fanno questa sorta di trattamento al laser che andava probabilmente a boh, asciugare l'adipe. il non lo so. Probabilmente non faceva niente, però noi facciamo finta che avesse uno Ma lui scopo. sostiene che gli avesse fatto perché poi fa vedere che no, che è meglio, vabbè. Me infatti poi si Ozempic. fa vedere così. Ed è per Tra cui no, l'altro no, no, lì era per farlo, perché tra gli le avevano gambe. detto di coprire, insomma, quello che non doveva essere toccato. Ma Esatto, la il laser. differenza tra il colore delle gambe bianco latte, lo sappiamo dalla foto del VIP mia con lui, che è molto piccino, in Sì. confronto a me, che ero tornata però da Porto Rico. All'epoca loro vivevano ancora a Los Angeles comunque, tra l'altro in questa casa sulla spiaggia molto carina, per cui probabilmente il colorito era un pochino migliore di quello Sì, di ma adesso. andava in spiaggia con i jeans perché sul- Sì, le gambe sono bianchine, veramente effettivamente. Sì, però vabbè. E quindi c'era stata questa cosa e poi il passaggio successivo era stato bellissimo perché gli avevano proposto tipo per le rughe, no? Di Ah togliere un po' di sì, rughe per me lo fare ricordo. del filler, eccetera, con gli aghi e lui chiede, ma fa male? No, terrorizzato di questa cosa e il dottore gli fa, ma sì, pizzica un pochino. E guarda la moglie e dice, ma mi ami lo stesso anche se non lo faccio perché io ho paura, mi fa male. Povero cucciolo di Ma Carter. pare che lui sia terrorizzato dal dolore. Cioè lui ha paura Capisco. Non tremendamente è di che qualsiasi gli cosa. altri, noi altri, evviva, ma a meno che non sei stato maso, però insomma, Naso. Però vabbè, insomma, questa era una chicca. Quindi I Heart Nick Carter, se vi capita di andare a I'm vederlo, so su in YouTube love. sono degli spezzoni, però non ricordo dove fosse visibile. Io l'avevo guardato Io su forse su America, però non so. Sky, mm, Non lo so, io ti posso dire in America, non me lo ricordo. adesso Poi... devo ricordarmi come si fa a rimettere lo schermo normale, anche se Ah, ma piange puoi lasciare Nick molto. col perizoma blu, Sì, non ci offendiamo, nel va senso bene va così, bene così. secondo me Ma si anche offende chi lui? guarda è felice. Poi altre cose lui fa Speriamo. nel 2015 Dancing with the Stars. E arriva secondo, rubatissima, perché si Rubatissimo. meritava la vittoria. Sì, Tra decisamente l'altro, bravo. ballo special mention a due cose, due balli che a me sono rimasti particolarmente impressi. Uno che era dedicato al figlio che aspettava Lauren, ehm,
e l'altro è stato quello là che hanno fatto di Halloween. Sì, Quello era stupendo, cioè poi io lui era tipo vestito da Jack Skellington. sì, stupendo, Bellissimo. veramente bello, bello, bello quel ballo. Sì. Poi, Nick ha fatto veramente una bella figura su quello show, cioè a non livello c'era umano, proprio niente da dire. di crescita proprio artistica, perché è stato veramente bello. Molto molto bravo. E poi nel 2017 partecipa a un talent show, ovviamente non lui come Partecipante. partecipante, nel senso per competere, lui faceva tipo il giudice, credo. Questo talent show si chiamava Boy Band Io l'ho visto perché io stavo in America, quindi là l'ho visto. ed era insieme a Emma Bunton delle Spice Cioè Girls. tipo la ship della vita mia, perché io adoravo anche le Spice, quindi Nick e Emma erano Ci fantastici. sta. Era la mia Poi il mio personalissimo preferito, 2020, The Masked Singer, dove il Il nostro nostro Nick coccodrillo. fa il Pink Crocodile. e canta una versione da urlo di una canzone che a te proprio non, una cantante che proprio non ti piace per niente, vero? Due, me ne ha fatte due che io adoro, di due cantanti di due gruppi che io adoro da morire. It's My No, Life di Bon Jovi certo, e degli Aerosmith. I Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Poi Mi è fatto, venuta la pelle d'oca. Sì, sì, sì. ha fatto anche Journey, Faithfully, Sì, ha fatto... No, e dai, aveva no, fatto... Non Faithfully. era Faithfully, ha fatto Open Arms Ah, yes, cioè sì, in quel programma lì. ha Faithfully la fatto, cantava in tour. lo so che a me non l'ha cantato, I Journey sono tipo... Lui dice che siano tipo uno dei suoi gruppi preferiti, mm, quindi... perché i genitori se li sentivano quando lui era piccolino. Poi aveva cantato anche Toxic di Britney Spears, Ma è che stato fantastico comunque, cioè, scandaloso. E anche lì, difatti, arriva al terzo posto, ma secondo me anche lì rubatissimo, perché... sì. Ma poi noi l'abbiamo sgamato tipo appena ha detto, ha fatto la prima nota, che credo la prima canzone che ha fatto, credo sia stata proprio Open Arms. Alla prima nota, no, Nick. na, 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 na. Lo becchi, lo becchi. Vabbè, Tant'è insomma, prima nota, tutti quanti, a Nick, basta. tant'è che mentre erano in tour con il DNA Tour in Canada, lui ha Ah, fatto una comparsata alla versione canadese di The Masked Singer, eppure là, chiamato come si secondi. è vestito da Sphinx, quei gatti brutti Frodo, che lui ha a casa e che ha e tu gliel'hai dichiarato detto. di aver preso perché è allergico al pelo dei gatti e quindi quelli non ce l'hanno. E la Ma non è il sottoscritta, che non Qui. si fa mai i cazzi suoi, gli ha fatto notare che non era un'idea geniale perché comunque non è il pelo che crea allergia, ma la saliva. Ah, la saliva? Imbarazzata. Sì, 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 sì. E l'ha anche letto perché mi ha messo like al commento, quindi Quindi, bravo. top. Adesso Bravo sai di aver Carter. fatto una Io mi cazzata. rendo conto che lui risponde sempre quando uno è sarcastico, ironico e dice le razzate, perché, cioè, Sì, ma questa non era almeno una a razzata, me. questa era il mio No, momento tipo quello ero Angela, no? tipo, tipo io gli ho detto l'altro giorno, no, io sono una fan di Star Wars. Nicolas, te? Perché ero incavolata. E lui mi ha risposto. E poi mi ha detto Trekkie. E Non ho ha capito deciso di niente cambiare. della vita. Sì. È andato pure alla prima di Star Wars, la seconda trilogia. Sì. Però probabilmente Nick sulla è un po' strada di Jay. come il prezzemolo, cioè è ovunque Nick, tu dove non te lo aspetti lo trovi, quando No, ma invece lo cerchi mai. durante il Covid lui faceva le live di Twitch e giocava online, che tra l'altro a me mi ha aggiunto su Steam. E io Dopo sono vi dico amica una con cosa. lui e ogni tanto vedo che gioca e faccio tipo, oh mio Dio! Io ho una foto, non so se la trovo, se la ritrovo la metto su Instagram, perché, sulla pagina, perché è bellissima. Ho una foto di lui in live che gioca a Among Us e io ce l'avevo sulla TV, lo stavo guardando sulla TV e
la mia gatta di fianco alla TV che guarda questi omini che si muovono e con io che le dicevo, Molly, lo so, anche noi guardiamo così Nick. Amore. Molly, poteva essere giusto Molly. Scusate, ho dovuto spegnere la sveglia sul telefono, che mi ricordava che devo prendere un integratore. Lo prendo dopo. Altre cose da dire velocemente, perché secondo me abbiamo già sforato alla grande. Alla Ah, grandissima. Ehm, allora, lui beh, lui è sempre stato molto impegnato nell'ambito charity. Mhm. Quindi, per esempio, negli anni 2000 aveva finanziato tutta una campagna per la sensibilizzazione dell'inquinamento degli oceani e attualmente è impegnato insieme alla sorella Angel nell'associazione On Our che Sleeve. ha cambiato nome recentemente, adesso si chiama Kid Mental Health Foundation. Ok, che appunto Nome, serve però è per, sempre quella. ehm, il cui scopo è aiutare i bambini e i ragazzi che lottano con, insomma, problematiche e disturbi Ma mentali. poi spesso lui fa anche sensibilizzazione per Cure for the Kids. Cure for Kids. L'ospedale, l'associazione che si occupa di aiutare le famiglie e i bambini malati di cancro, che è di Las Vegas, poi è Aveva malato. fatto uno speciale, mi Sì, sì, ricordo, sì, sotto Natale un paio di anni fa, che si poteva vedere online pagando sì. qualcosa, Sì. i proventi andavano. In realtà sì, no, perché l'ho visto, sì, dove Sì, c'era sì, una... io avevo pagato, cioè avevo fatto la Sì, donazione, sì, avevo anch'io. visto. Sì, Aveva proprio fatto a casa sua, cioè sì, aveva, sì, aveva sì, lo allestito ricordo, casa sua. c'erano anche i due ragazzi in blu, due blu, Sì, erano a me vestiti di blu. angosciano. Allora, io quelli li ho ritrovati tipo l'anno scorso, stavo vedendo la Formula 1, perché io sono fan di Formula 1, della Ferrari ovviamente, e erano a Las Vegas alla premiazione, cioè no, alla premiazione, però non so, vabbè, lì nel paddock ci stavano questi due blu, omini blu, che erano veramente una cosa assurda, A me anche inquietano. su Formula 1, sulla Formula 1. Io ho dato un'ora e mezza della mia vita allo spettacolo del Blue Man Group quando sono venuti a Los Angeles al Hollywood Bowl e devo dire che quell'ora e mezza mi mancherà alla fine, nel senso che la rivorrei indietro tutta, completamente, perché è stato veramente... Cioè, questi suonano i tubi, ragazze. Hanno dei tubi lunghissimi e fanno musica su sti tubi, che dici 10 minuti ci può stare, ma un'ora e Un'ora mezza? e mezza, cioè io mi sono addormentata, te lo dico, mi addormento Magari, cose Non molto più sto interessanti, bene. quando il cioè, proprio... pre-diabete aiuta. Mi inquietano, per cui io... Poi, passando alla vita privata, vabbè, Nick nel corso della storia, nella sua vita, ha avuto svariate relazioni più Una o meno femmina chiacchierate. come Paris Non Hilton entrerò. la dobbiamo nominare perché la dobbiamo nominare per forza quella, ma io non la posso C'aveva pure il vedere, non la potrò tatuaggio. mai vedere, non la potevo vedere prima, durante e dopo. Ale sta parlando di Paris Hilton, ovviamente. Sì, però E, nominare per forza perché purtroppo quella gli ha rovinato la vita, l'ha portato a aumentare l'uso delle sostanze, che poi dopo gli è venuto un problema al cuore, il medico gli ha detto o smetti o schiatti praticamente, e a lui fortunatamente diciamo non fa più la stessa vita. Adesso è tutto gluten free, quello free, zuccheri, l'eritritol, cioè mo si è ferma, trovato a controllare ferma, il ferma. pancake. Dice, poi si Dice, fa il French toast col 27 kg di burro bruciato rischiando di finire al centro ustionati dell'ospedale di Las Vegas. Ma vogliamo Parliamo perché li parlare gira con le mani. Ora, dei gelati che si mangia in Italia? Che ogni cioè, volta che viene in Italia, allora mi ricordo che era con Lauren che era incinta di Saoirse e c'era Odin e loro erano andati in una gelateria a Milano e ci stava tipo la fila dietro la gelateria perché c'era Nick e lui ci a mangiare credo. il gelato e a Lucca mi dissero le mie amiche che Nick si stava mangiando un sacco di gelati, quindi a Nick piace il gelato. Poi non abbiamo detto una cosa puoi importante. dargli torto, scusami. No, Eh, assolutamente no. eh, Non abbiamo detto una cosa, che Nick, a lui piace il gelato, ma non perché è italiano, non perché il gelato è solo italiano, ma
perché lui è italiano, in parte lui facendo il test del DNA, il papà era stato adottato, quindi lui ha sempre voluto, aveva sempre voluto conoscere la sua famiglia di origine, da dove veniva, la sua storia. E in realtà ha scoperto anche grazie a questi siti di Ancestry, 23andMe, eccetera, eccetera, non mi ricordo quali siano gli altri, però ce ne sono vari. E lui ha scoperto, ha conosciuto suo cugino di secondo grado, quindi sarebbe il figlio del cugino del padre. Praticamente il suo cognome sarebbe dovuto essere Maisano, Nicola Maisano, è una famiglia di origine siciliana. Quindi Nick ha Pensavo origini piemontese. siciliane, ha detto che in uno dei suoi momenti morti, non lo so quando sia perché c'è sempre da fare, vorrebbe andare e portare la sua famiglia in Sicilia appunto per visitare il paese da dove veniva la famiglia originaria del padre. Gli hanno parlato anche del suo nonno, perché dalla parte appunto paterna, il suo nonno biologico, si dice, no? Sì, ecco. E quindi Nick è un po' è siculo, cioè sembro più io sicula, però sicuramente ha preso il ceppo nordico della Sicilia perché Ceppo nordico nella Sicilia dov'è? Ah, esiste in realtà. sì, 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 perché Sì? c'è stata la Erano gli dinastia dei svevi. Normanni. Sì, sì, quindi noi, visto, facciamo anche un po' di storia. Sì, sì, no, perché qua è tutto spiegato male, però facciamo di tutto, cioè Di Certo. tutto. tutto spiegato male. Comunque, vabbè, niente, poi alla fine diciamo il momento in cui poi insomma la sua vita sentimentale si è stata nel 2008 quando i fratelli Angel e Aaron gli presentano questa ragazza, appunto Completamente al Lauren, che buio. faceva la personal trainer e stanno insieme per 5 anni, insomma, poi Nick le fa la proposta eh, Nelle Florida Keys, beato. nelle Florida Keys si sposano poi nel 2014 al termine di questo reality che avevano Sì, fatto. ma io ho sentito in un'intervista che i due sono un po' paraventi perché in realtà loro si erano sposati in segreto ad ottobre, senza che lo sapesse nessuno, del 2013. Mm. E poi invece, poi dopo hanno fatto la cerimonia con tutti quanti, nel 2014 ad aprile, ma in realtà loro ad ottobre si erano sposati in segreto, in gran segreto. Non so dove l'ho letto, non me lo ricordo, ma ho sentito, credo l'abbia detto lui in un'intervista. Comunque, e poi dopo che fanno? Da questa Molly, unione ciao! nascono. Scusate, ascoltatori, è comparso il gatto di Mel. È arrivata la Molly, ma questa, cioè, può essere una chiamata Zoom senza gatto. È arrivata qua, mi ha guardata con gli occhi dolci come faceva No, la ma chevalier. Ha gli occhi come Nick, la Molly, quindi è bella come... Anzi, io direi che è bella più di Nick, la è Molly. più di Nick. Vero che sei più bella di La Nick? mia cana sta giù perché che se quando parliamo inizia a abbaiare, quindi per evitare rumori Io le mie molesti. le ho chiuse fuori perché sono invadenti e quindi non No diventano... cats. Ehm, Comunque, la coppia ha tre figlioli, Odin, nato nel 2016, Saoirse, nata nel 2019 e Pearl, nata nel 2021. E poi gravidanza a sorpresa, non sapevo di essere incinta. Ha quasi partecipato a quel programma, Loren. Pare di sì. Io direi che l'ultima cosa da trattare velocemente sono tutta la serie di, insomma, chiamiamole questioni legali che girano intorno a Nick. Sì. A partire dagli anni 2000, in cui insomma lui nel suo periodo un po' Paris Hilton. ribelle e in cui faceva comunque uso di sostanze, alcol, eccetera, ha avuto una serie di denunce per resistenza pubblico ufficiale, UI. guida in stato d'ebbrezza, insomma queste cose qua. Tutto poi, insomma, in qualche modo risolto con o multe o lavori socialmente utili, insomma, in qualche modo, insomma, ha scontato, Tra diciamo. l'altro, prima che nascesse Odin, a gennaio fu arrestato in Florida, alle Florida Keys, in un bar perché con il cognato aveva fatto a botte. Vabbè, E, insomma,
È andata così, diciamo è andata così. No, gli hanno fatto una multa, doveva stare lontano da quel bar e basta, fine. Tra l'altro poi come aveva accennato prima Ale, questa fase di abuso di sostanze gli aveva poi portato anche un problema di salute serio, una cardiomiopatia, per la quale poi gli hanno insomma messo come veto lo smettere ovviamente Abusare. di abusare di alcol, eccetera, e lui ne parla appunto nel libro che stava mostrando a Ale, Tra questo l'altro, Facing the Music, giusto? facing music and live to talk about it. Ok. Di affrontare la musica e vivere per poterne parlare, perché insomma la musica, diciamo, il mondo della musica può essere È un libro che si trova, Ale, cioè su Amazon in inglese. su Amazon in In inglese. inglese non è stato tradotto, però per chi volesse anche imparare un po' di inglese, perché comunque aiuta, io lo pagai $25,95 più tasse, perché come dicevo, cioè, ci devi aggiungere sempre le tasse. L'ho preso su Amazon e vale la pena perché veramente apre il cuore questo libro. Cioè, lui ti apre il cuore, ti dice anche come è riuscito a non sconfiggere, perché non la sconfiggi mai, però comunque a vivere con l'ansia che aveva. Lui aveva attacchi di panico in un periodo particolare, anche a smettere di abusare delle sostanze e così. Diceva che stava nella sua casa in Tennessee e faceva diciamo, su un muro, scriveva le varie cose che voleva fare nel futuro. Mi ha aiutato molto perché io l'ho letto in un periodo in cui stavo male con la mia di ansia e i miei attacchi di panico e mi ha dato un po' di tools, di strumenti insieme, vabbè, ovviamente la terapia, che quella la fa anche Nick, fanno addirittura terapia di coppia perché vengono da famiglie disfunzionali, Nick e Lauren, purtroppo hanno dovuto anche fare i conti con quello. Però mi ha aiutato tanto a me personalmente. Lo devo rileggere tutto quanto. Adesso troverò il tempo. Troppe cose, troppe poche ore nel giorno e troppe cose da fare. Esatto. E l'ultima cosa, appunto, nel 2022 sono insomma tre donne hanno denunciato Nick con l'accusa di stupro per degli avvenimenti, quindi dei fatti accaduti negli anni 2000 in realtà. In realtà allora, la richiesta originaria di questa denuncia era di un risarcimento per poter patteggiare, invece contro ogni previsione, o meglio, sicuramente contro la previsione dell'accusa, Nick ha deciso di presentare una controdenuncia per calunnia nei confronti di queste persone. Non solo calunnia in realtà, ma anche, se non sbaglio, per Smear appunto campaign. perdita economica, perché Sì, queste perché denunce comunque gli hanno rovinato hanno insomma rovinato la promozione dell'album di Natale dei Backstreet Boys e c'erano lo in special programma tutta una BBC. serie di special, addirittura forse una residence di Natale a Las Vegas che poi è saltata a causa di queste accuse. Non diremo di più perché il Poi processo. state proprio quando diciamo lui già era già a terra della serie, perché comunque un mese prima era venuto a mancare il fratello, purtroppo, vabbè, poi quello ne faremo una puntata speciale, però Nick, poverino, da 5 fratelli che aveva, 6 anzi, ne sono rimasti lui e Angel. Quindi lui che è il più grande, diciamo, è morta la prima sorella e poi Leslie, prima Leslie nel 2012, poi BJ, e poi Aaron nel 22. 2022 e BJ 23 dicembre del 2023. Mhm. Quindi insomma è stata un po' decimata quella povera famiglia che comunque era disfunzionale. No, dicevo, non ci addentriamo di più nella questione No, legale per il semplice fatto che il processo comunque è ancora in corso e quindi aspettiamo che ci siano, insomma, che sia il 2026. risultato definitivo. È inutile seguire il Allora, posso dire una cosa processo. molto velocemente. Ad oggi
quasi tutte le proposte che ha fatto la difesa, quindi Nick, e anche le, diciamo, le controproposte che hanno fatto, che l'accusa ha fatto, cioè nel senso Nick ha detto io vi denuncio perché voi mi avete di diffamazione, eccetera, perdite economiche, eccetera. E loro avevano fatto una cosa che si chiama slap motion, che praticamente è la mozione per cui loro hanno diritto a difendersi e lui dovrebbe starsi zitto perché è una persona famosa e quindi potrebbe influenzare queste cose così. E l'hanno perse loro. L'accusa ha perso quasi tutte le richieste che ha fatto, tranne una, ma era solamente Nick aveva chiesto di accorpare tutti i processi insieme, no, vogliono farli separati, vabbè. Per il resto Nick ha vinto tutte le altre mozioni. Ehm, quindi insomma, poi ho letto anche i documenti, le cose sembrano rose per quanto riguarda la parte del Carter. Ecco. Comunque si parla, se non sbaglio, di gennaio-febbraio dell'anno prossimo per la chiusura di tutto quanto. Se, come speriamo, anche grazie al vostro supporto, il nostro podcast sarà ancora attivo, sarà nostra premura sicuramente fare una puntata apposta in cui, insomma, ricapitoliamo un po' tutta la questione, quali erano state effettivamente le accuse, chi erano le persone coinvolte, spiegando anche proprio questi termini un po' in burocratese, tra l'altro inglese, no? Quindi di un sistema che non è propriamente, cioè il sistema americano che non è chiaramente uguale a Tra quello. l'altro, se conoscete l'inglese, Our Nevada Judges finora ha postato tutte quante le mozioni dei processi vari di Nick e anche justicefornickcarter.com ci sono tutti quanti i documenti legali sia di un lato sia dell'accusa che della difesa, quindi potete leggere tutto quanto e farvi una vostra idea se ovviamente conoscete l'inglese, E perché se, sono esatto, solo in inglese. se ve ne intendete dell'argomento anche, perché io per esempio conosco l'inglese ma non capisco nulla di queste cose, quindi Sì, no, io vado a leggere dove è proprio la ciccia, il succo della situazione, e quello lo capisco. oppure attendete con E fiducia aspettate, che noi vi facciamo un riassunto. Spiegato male comunque, sempre. Ovvio, sempre. non potete aspettarvi qualcosa di spiegato bene. Altro da dire, ragazze? Ma tante cose, però direi che potremmo Mi chiuderla qui. raccomando, seguiteci, sentiteci, guardateci, Anche mettete perché vi pubblichiamo delle chicche, voglio interagite, dire. Cioè. sì, infatti. Interagite il più possibile, social media vari, tutti, ce l'abbiamo, tutti. Siamo ovunque, peggio di Nick. Peggio Sì. di Nick, esatto. Mhm. Per colpa di Nick, blame it on Carter. No, ma scherziamo. Quest'uomo qua è stato il sogno della vita di tutti, di molti, Quasi. molte del Quasi fatto, no, tutti. di tutti, non ho detto una cretinata, però ecco, è, I love you, Carter. no, è comunque una persona molto dolce e ci ascolta e è quello che interagisce, quindi a me piace molto, cioè, mentre prima per me era tipo il classico rubacuori, l'ho rivalutato molto negli ultimi anni, cioè è proprio cresciuto di testa artisticamente, non lo so, ha fatto proprio un salto di qualità nel periodo in cui stava con, vabbè, la mia adorata Parigi Hilton, um, Paris Hilton, anzi Paride Hilton, perché Paris sarebbe Paride, dai, no, in greco. Paris Hilton, sì, là era proprio il peggio del peggio e secondo me era una persona non troppo, forse anche un po' montato, invece adesso Era un po' perso, secondo me, in quel era periodo. perso. Adesso si è Era proprio decisamente ritrovato, perso. ringraziamo anche la sua famiglia e Kevin, perché nel libro c'è scritto che anche lì Kevin l'ha aiutato a uscire dal tunnel, mandandogli un libro, gliel'aveva dato, gli aveva fatto una dedica all'inizio, gliel'aveva dato anni e anni prima e Nick non l'aveva mai letto quel libro, l'aveva lasciato un po' lì così perché era giovane, diceva sti cavoli, poi dopo invece si è messo a leggere quel libro e l'ha aiutato.
Quindi anche là, San Kevin alla fine, San San Kevin. Kevin. Kevin di cui peraltro tratterà la prossima puntata, Kevinone nostro, perché è nazionale. ora del È nostro... ora. I capelli, Kevin. Sì, L'abbiamo detto sì. tipo a tutte le puntate, ma Ehm, Dobbiamo ribadirlo. No, non si può non dirlo. Bene, altre cose, stavo pensando, al di là del Carter, altre novità che siano successe in queste settimane. hanno aggiunto date Dico, al concerti sì, della band. sono state aggiunte 6 date, se non sbaglio, alla residency. 1, 2, 3 e poi 7, 8. Agosto 8, 9, 10 Agosto, forse. sì. 8, 9, 10, 8, sì. 9, 10 agosto, sì. E questo perché appunto c'è stata grandissima richiesta. E Eh, adesso i biglietti sono disponibili per tutti, non è la cosa del pre-sale. ammesso che ce ne siano ancora, sì. Sì, Nel probabilmente senso che non ho qualcuno più è rimasto. controllato. Non lo so neanch'io. So che i Ieri prezzi sono un c'erano. pochino saliti, Pensiamo. Ovviamente dipende. Un pochino tanto, perché come ti eufemismo. dicevo ieri ne ho visti anche a 1.300, insomma, quindi ci sono dei prezzi abbastanza poco abbordabili, però insomma chi può permetterselo sicuramente la residency alla Sphere ne vale la pena, ecco, quindi Sì, chi esatto. ancora non ce li ha. E ho visto anche tra l'altro che i Backstreet hanno messo uno sticker nuovo su Instagram cercando BSB Sphere, si trovano gli sticker proprio del I got the ticket or something like that. Quindi ci sono Dai, anche queste carino, In carino. realtà oggi ho visto su storie. Io che vado un matta per queste reel, cose. io che ho motion sickness, aiutatemi. Ah, sì, ok, Mi sì, dà sì, l'ho visto fastidio. anch'io quello che dici tu. La Quello? tipa che dice, io Allora, che tento di convincermi che la mia motion sickness, quindi la mia, come come si caspita si traduce dice in in italiano? italiano, le vertigini, Le potremmo vertigini? No, dire. no, più che altro è quando sei in movimento, tipo il mal d'auto, il mal di Sì, movimento sarebbe, il sì, mal di sì. mare, il mal di... Esatto, non mi, non mi infastidirà in dalla cima alla sfera, Sphere per vedere i Backstreet Boys, sì, l'ho vista anch'io. Ci sono un sacco di TikTok iper carini di, tipo Kendrick Lamar. no, no, ma anche di persone che appunto fan come noi che stanno facendo dei TikTok appunto sulla scia di questo Millennium Revival e sono veramente molto carini. C'è da dire una Mi cosa sento convinta. veloce, veloce, che addirittura sulla voce di Brian, come dicevamo alla puntata speciale, è intervenuto Perez Hilton, stavo dicendo Paris, mannaggia, difendendo la spada tratta, anche lui dicendo, insomma, fatevi, lui sta male. In realtà io quello che ho trovato più interessante di quello, e poi magari ne parliamo quando ci sarà la puntata su Brian, sono state un paio di reel di medici che hanno Ah, spiegato ho nel visto anch'io. dettaglio che cosa succede purtroppo alle corde vocali di Brian e quindi cosa comporta, anche lì difendendolo chiaramente a spada tratta, ma perché cioè, non c'è alternativa, non lo sta facendo apposta. E tra l'altro a uno di loro Brian ha proprio risposto al reel Sì, ringraziando l'ho visto, qualcuno ha per cliccato questa cosa, per una fan portare in giro la molto... sensibilizzazione, eccetera. Sì. No, ogni volta che si fa, diciamo, sensibilizzazione su qualche cosa di medico, per me è sempre fantastico. Quindi da una cosa Anche che è perché sono negativa può trarre beneficio qualcuno che non conosce questa condizione, è sempre una cosa positiva. Anche perché sono davvero delle condizioni non così diffuse e No, quindi uno è giusto, ci sta che uno non sappia. certo. E quindi fare informazione, fare divulgazione Mhm. è sempre molto, molto, molto importante. Noi facciamo divulgazione delle Spiegata male. puntate sui Backstreet Boys. Sì. Esatto. Bene, direi che quello che c'era da dire sul nostro carterone, la maggior parte delle cose c'erano. Se avete domande o curiosità o ci siamo magari dimenticati o abbiamo tralasciato qualcosa che a voi interessa particolarmente, fatecelo sapere. Lasciateci commenti sotto il video oppure
sui social, non c'è problema, tentiamo di rispondere a tutti per quanto possibile e saremo ben felici di aiutarvi, sempre spiegandovelo male, ovviamente, ma Sì. aiutarvi con le vostre domande. Le risposte brutte Le del risposte Back to State of brutte, Mind. senza girare troppo attorno alle cose, noi insomma due cose e le facciamo e le diciamo. Ehm, buon- buona serata ormai direi a tutti e ci sentiamo, ci vediamo a seconda di su che piattaforma state seguendo questa cosa. Alla prossima puntata sul nostro Kevin. Kevin. Mhm. Kevin Richardson. Ciao Grazie a a tutti per gli tutti. ascolti e buona giornata. Buona giornata. Mi raccomando, like and subscribe.